La scacciata è sempre presente durante le feste natalizie e non era Natale se mancava nelle tavolate, ma essendo troppo buona la si fa anche nei periodi lontani dal Natale. Pronti a provarla? Per una teglia da forno ci occorrono 450 g di farina di grano duro rimacinata e 150 g di farina 00 che mescoleremo insieme. Aggiungeremo una bustina di lievito secco con 320 ml di acqua. L'acqua ne verseremo un po', giusto per amalgamare il lievito alle farine, e la restante ci servirà per far sciogliere il sale. In totale saranno 2 cucchiaini. Aggiungeremo poi 40 ml di olio di oliva, lavorando l'impasto fino a che non risulta liscio. Metteremo a riposare per 2 ore a temperatura ambiente. Il tempo di lievitazione dipende anche dalle temperature che abbiamo in casa. Adesso passiamo ai condimenti. Io ho optato per la classica e una più imbottita che vi mostrerò in seguito. Date sfogo alla creatività, se vi va di cambiare o se c'è qualche ingrediente poco gradito. Noterete che io ho tagliato i broccoli a tocchetti piccoli, così da evitare il passaggio della cottura o bollitura. La stessa cosa farò con le patate. Taglierò fettine non troppo sottili, non troppo spesse, più o meno di 1 centimetro. Stessa cosa la cipolla. Questo è un altro ingrediente che userò per la mia seconda scacciata: tritato, sale, pepe, qualche pizzico di formaggio. Voi potete imbottirla con cavolfiore, broccoli affogati, salsiccia, salami a pezzi e vari tipi di formaggio. Passato il tempo della lievitazione, prendiamo il nostro panetto e dividiamolo in due. Formiamo il nostro disco per teglia rotonda oppure dando la forma della nostra teglia. Lo spessore sarà circa 1 centimetro, un po' più spesso se decidete di imbottirla di più, mentre il disco di copertura è più sottile. Oliamo bene la teglia e poi adagiamo il nostro disco. Una volta che abbiamo ricoperto la teglia, facciamo uscire un po' i bordi, che serviranno dopo per sigillare il nostro impasto. Uniamo i nostri ingredienti senza lasciare buchi. Io comincio dalle patate, che mi fanno da base e poi si cuociono meglio. Poi passo a broccoli, cipolla, tutto a strati, ma potete mischiare il tutto. L'importante è salare, pepare e mettere un filino di olio.
Qui ho aggiunto anche delle foglie di cavolo. Chi vuole mettere un pizzico di sale ad ogni strato va bene, però anche così prenderà il suo sapore. Se non vi piace bianca come me, potete aggiungere un po' di passata di pomodoro. Quando abbiamo finito, possiamo sigillarla con l'impasto che avevamo messo da parte, formando l'altro disco che adageremo sopra. Vi consiglio di non fare bordi molto alti, ma se amate il croccante va più che bene. Sigilliamo con i lembi dell'impasto sottostante, così eviteremo di far uscire dei liquidi che bagneranno la base e non va bene. Sopra faremo dei buchini, così uscirà il calore che si creerà all'interno, evitando che si formino troppi liquidi, come detto in precedenza. Possiamo decorare i nostri bordi aiutandoci con le dita oppure con una forchetta. Schiacciamo leggermente la nostra schiacciata, così da sistemare un po' i condimenti e da fare uscire dell'aria. Sopra faremo dei buchini, così uscirà il calore che si creerà all'interno, evitando che si formino troppi liquidi, come detto in precedenza. Spennelliamo poi con dell'olio e inforniamo a 180 gradi per 30-40 minuti, fino a doratura. Qui un altro metodo di stesura. Stendiamo il nostro impasto in un unico disco. Lo riempiamo e poi alla fine lo copriamo tipo come se ci stiamo coprendo con un lenzuolo. Qui il procedimento è lo stesso alla prima teglia, solo che andranno messi più ingredienti. Infatti è molto più spessa la base sotto per contenere il peso. Aggiungo del formaggio a pezzi, del pecorino, un po' anche grattugiato, amo i sapori forti. Delle olive. E la passata di pomodoro con un filino di olio. Se vi va, scrivetemi nei commenti la vostra variante. Sono curiosa, potrei provarla anch'io. Come noterete, questa rispetto all'altra è molto più sottile sopra, ma non troppo, perché poi se la fate molto sottile si brucerà o seccherà. Quindi lo giusto spessore. Se si rompe, non preoccupatevi, tanto verrà bucherellata e tagliata con l'aiuto di un coltello o anche di una forbice. Qui aggiungo della passata di pomodoro sopra per capire come segnale che c'è del formaggio dentro, perché non tutti amano il formaggio, non sanno che si perdono.
Appena sfornata, il trucchetto per renderla più morbida sta nello spennellare con poco olio, coprendola con carta stagnola e un canovaccio. Se risulterà secca, non spaventatevi, perché quando la coprite, dopo un po' la fate riposare minimo una mezz'oretta, risulterà molto molto morbida. La scacciata non va mangiata calda, ma fredda, ancor più buona il giorno dopo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale e mettere un like se vi va. Se volete lasciare traccia del vostro passaggio, sono contenta di poter leggere un vostro commento. Ciao, grazie per la visione e alla prossima!